No, zombie proprio no. Però mi visto tipo thriller, Killer Michael Jackson, che faccio tutto lo pazzo là. Ormai tengo qualche 30 kg in più comunque. Allora questo ballo è dedicato agli sposi e noi li accogliamo con un bel applauso. Agli occhi tristi come te, sa il profumo come il tuo, le ciglia lunghe come te. La notte lei si stringe a me, se il mio corpo c'è, la mente dietro te. Tu mi rubi l'anima e poi la getti via da me. Io la inseguo e trovo sempre te. No, è pieno di zanzare. Questo è pieno di verdure. A me mi fa schifo la verdura. Ma la carne com'è? Sembra carne di cane, Antò. Tutto a posto? Bella festa, La carne è speciale. E voi siete il famoso regista. Ma a me mi avete riconosciuto? Paolicelli, Cantina e Paolicelli. E io esporto in tutto il mondo, E ditemi quanti film avete fatto? Quanti film avete fatto? Uno. Uno? Oh, e ditemi il titolo, magari l'ho visto. È impossibile. Perché? È perché è uscito solo in Germania, in videocassetta poi. Hai capito, siete un regista internazionale. A proposito di Germania, sapete che mi sono fatto girare lo spot della mia azienda da una regista tedesca, Marlene Mann. La conoscete? Non la sa nessuno. A me il mondo del cinema mi piace assai. Non lo so, io sono convinto che è pieno di ficca. Ma voi mi siete simpatici, lo sapete chi, specialmente questo qua. Mi dovete venire a trovare, mi raccomando. Anzi, il 25 di questo mese faccio una bella festa di compleanno nella mia villa, però, Vi aspetto. E portate pure a lui. È bello chi. Portate pure a lui. Segnatevi la data, 25 giugno, 25. Ci saremo. Azione! Do that.
Letto? Capirai che leggere. Ci sono in tutto 8 dialoghi. Ma questo poi parla solo con il cane tutto il tempo. Certo, e ci sta solo lui col cane. Ma a parte questo, che te ne pare? Ma che ne so io? È angosciante se è questo che vuoi. E poi quel finale è un po' così. Ho capito. Che cosa? Che rischio di passare per lo Shyamalan all'italiana. Per chi? Dico, potrebbero dire questo vuole fare lo Shyamalan. Ma che è sto Shyamalan? Come che Shyamalan? La verità è che l'assessore è un incompetente e tu appressa a lui. Ma scusa, ci abbiamo i talenti qua e ce li dobbiamo andare a prendere da fuori. Da fuori! E che è sta musica? È mio figlio che... Marcello. Luciano, sono 15 anni che ti voto. 15 anni che ti voto e non è mai il momento giusto per me. Io voglio sapere una cosa. Tu, con chi cazzo stai? Ma perché non lo posso vedere? Non è che non lo puoi vedere. Diciamo che ci sono delle scene un po' troppo forti, capito? Facciamo passare 2 o 3 anni. Al massimo. Vabbè. Un po' di pazienza. Ma mamma lo sapeva che dovevi venire qui oggi? Eh sì, certo. Quando sono lì faccio uno squillo. Ammazza che casa. Ma chi sono? Un amico di scuola. Ma c'ha un sacco di soldi questo amico di scuola. Beh, ciao. Ciao Marce. Ah, non ti preoccupare per il vaso, eh? Me ne faccio dare un altro da mamma. Ok. Quanto costa? Quello dovrebbe essere sui 500 euro. Come va col fidanzato esotico? È indiano, giusto? E come si chiama? Shail. Shail, sì. Bel nome. Che poi ho saputo che sta messo bene. No, non mi dire che stai per chiedermelo. Beh, anche se fosse, che ci sarebbe di male? Guarda che questo è un progetto di alto livello, eh. Se io faccio questo film, Maria, io ho svolto. Marcello ha studiato. Ha ballato, prevalentemente. A proposito, ma l'hai visto il vestito di scena che c'ha per il saggio? Sì. Ti sembra normale? E sembra un maggiordomo. Ma lui fa il maggiordomo. Ah, fa il maggiordomo? Certo. Stai lavorando in questo periodo? La verità è che me ne dovevo andare a Roma quando potevo. Comunque, me lo devi far conoscere, Shaman, eh? Shail. Shail. Ci dobbiamo fare una pizza uno di questi giorni, tutte e 3. Così gli spieghi il progetto. Magari gli piace. No, tu sforti. Guarda che è un'idea forte, eh? Io non lo escluderei a priori. È un investimento come un altro. Arrivo. Anzi. Devo andare. Senti, puoi dire alla signorina di non sputare per terra quando mi incontra? Non è elegante. Allora ho fatto delle combassa una ventina di film. Poi sono uscito attore come a 666 Simon. Poi a Nativity. Attore ancora Nessuno Mai. Mamma, voglio mamma. Che cos'è questa bambina nel corridoio? In castigo stai? Signora Presidente, è un quarto d'ora che si lamenta, vuole andare a casa. È un quarto d'ora che ti lamenti, a casa non si va, si sta a scuola, la mamma deve fare i servizi. Chiami immediatamente la mamma, falla venire. La maestra Fiore mi ha parlato molto bene di lei. Poi d'altronde qui siamo anche in un piccolo paese, chi è che non conosce questo regista, no? Bene, allora veniamo subito al punto. Questo è un progetto interamente finanziato dalla Regione. La tematica che andremo ad affrontare in questo cortometraggio è appunto sull'integrazione e contro il razzismo, no? Per piacere, stia fermo con le mani che mi fa le orecchiette, ecco. Bene, il copione è stato interamente realizzato dai bambini, è tutto pronto, quindi si può partire.
Una cosa importante le devo dire, stiamo parlando di un progetto finanziato dalla regione, quindi basso budget, e quindi per lei è prevista una somma di circa 800 euro, comprensive di IVA. Sì, lo so, è poco, è poco, però questo per lei può essere un ottimo trampolino di lancio, no? Piè? Preside, buongiorno. Prego, prego. La maestra Fiore, finalmente stavamo parlando proprio di lei. Quanti film hai fatto? 1. Come si chiama? Ma non puoi averlo visto, perché sei troppo piccolo. Ma io vedo sempre i film vecchi con mio padre. Ma questo è uscito solo in Germania. Sei stato in Germania tu? No, ma mio padre e io vediamo sempre i film stranieri, in lingua e con i sottotitoli. A me piace sentire la pronuncia dell'attore. La pronuncia dell'attore. Vabbè, comunque questo non l'hai visto, perché è un film per grandi, horror. A me piacciono i film horror. Tu ti chiami Antonio Colucci? Sì. Ho controllato su internet. Non ci sei proprio. A te non ti conosce nessuno. Non stai neanche su Wikipedia. Bambino, tu l'hai visto Shining? Tutto a posto? Tutto a posto. Allora, cosa ne pensi del bambino? Mi sta sul cazzo. Ecco che cosa ne penso del bambino. Ma chi si crede di essere? Ma Marcello Mastroianni. Io non sono affatto d'accordo. Capirai. Ma che c'hai? Chi ti piglia? Ma cos'è questa storia che sputi per terra? E chi ti le dice tutte queste belle cose? Ma guardate con chi mi dovevo andare a mettere. Questo va a parlare un giorno sì, un giorno pure con la sua ex moglie. Va a farle le visitine, sto cornuto! E tu smettila! Lama! Siete pregati di depositare gli oggetti metallici e le eventuali borse valigette nell'apposita cassettiera esterna. Grazie. Un po' mi dispiace, ma il direttore non ci ha dovuto scappare. Da me, come al solito. Per favore, Anto, veramente, l'hanno chiamato l'altra agenzia 10 minuti fa. Vabbè, ma quando torna? Però se vuoi possiamo fissare un altro appuntamento, anche se a questo punto se ne parla la settimana prossima. Anto, ma il lavoro come va, scusa? Lavoro. Certo, non è che siamo a Roma. E tutti quanti che mi stanno a chiedere se sto lavorando. Cioè, il fatto che venga a chiedere una sponsorizzazione alla banca non significa che non sto lavorando. Quando si fa un film, tu non lo sai, c'è una gerarchia produttiva. Il regista, il produttore, il distributore. Non è che me lo posso produrre da solo. Vabbè, ma basta, calmati, ho capito. Ma Vito come sta? Non lo vedo mai. Vabbè, quello non c'ha orari, un po' come me, quando sto sul set. Scusa Carla, ci sono i clienti? Arrivo subito, sì. Ma Anto, io devo andare. Dai un bacio a Marcello, Perché non venite a mangiare qualche cosa a casa domani? Ma domani non posso perché devo girare. Ciao Carlo. E mi raccomando. Azione! Perché faccio la spesa nel supermercato Magna Grecia? Stop! Scusa, com'è che ti chiami, ricordami? Marta. Ecco, Marta. Tu non ci devi dire perché vieni a fare la spesa qui. Tu sei l'unica che lo sa. Non lo sanno i banconisti, non lo sanno le cassiere, non lo sa neanche il direttore del supermercato perché bisogna venire a fare la spesa qua, va bene? Tu sei l'unica al mondo che lo sa. Sì, certo. Marta, voglio una prova d'attrice, eh? Giovanni? La signora in fondo guarda in camera. Chi? Quale? Barbara Streisand, là. Signora, non mi deve guardare in macchina. La vede quella telecamera lì? Non la deve mai guardare per nessun motivo. Lei mi guarda i biscotti, Mi guarda i biscotti e basta, va bene? Non si preoccupi, grazie, Spot supermercato Magna Grecia, quarta, ciak! Stop! Cioè, appena do l'azione, guarda in camera. Cioè, fai qualche cosa perché non si può. Signora, mi hai riguardato in macchina. Per favore, perché sennò non finiamo più oggi, veramente. Mi guardi i biscotti che... Azione! Perché faccio la spesa nel supermercato Magna Grecia? Per tanti buoni motivi. Convenienza, vasto assortimento. Stop! Giovanni, per favore, tu a questa me la cacci. Tu hai pure ragione, Antonio, ma non è che stiamo a fare lo spot per Rai 2, su, dai. Ma che ragionamenti fai, scusa? Nel senso che non è che puoi imbestialirti perché ci sta una comparsa rincoglionita che al posto di guardarti i biscotti ti guarda in camera. Al sud
Con gente come te non cresceremo mai. E comunque questo spot, anche se non va su Rai 2, come dici tu, se lo gira Antonio Colucci si fa l'Antonio Colucci. Va bene? Michele, io il film me lo giro con la Panasonic mia. Ci monto le ottiche che voglio. Quella mi spappola lo sfondo pure a mezzo metro. Ma che ministero? Lascia stare il ministero, lo sai che è tutto un... Vabbè, ci siamo capiti. E poi l'Italia, quest'Italia. E questo è un film per il mercato estero. Al limite lo facciamo uscire qua in allegato con qualche giornale, capito? Come chi ha chiamato? Tu hai chiamato. Morto di fame. Dovrebbe coprodurre il film a me. Zio Emanuele. Antonio. Ciao, come stai? Che ci fai da queste parti? Antonio, questi 1.000 euro quando me li restituisci? Non sono una banca. Hai ragione, zio. È che sono stato un po' incasinato. La prossima settimana te li porto. E a proposito di banca, ne sto costituendo una io. Poi te ne parlo. Allora, zio, che ci fai da queste parti? Antonio, ma fatti i cazzi tuoi. Amore, È scomparsa Zira. come è scomparsa? Non c'è. Non c'è. E dov'è? Ma che cazzo ne so dov'è, se lo sapessi? Sempre domande stronze, eh? Non era mai successo, le sarà capitato qualcosa. Che cosa? Lo sai che i gatti ogni tanto se ne vanno in giro per i tetti? Poi Senti, non fare il viscido, sai perfettamente che Zira non si è mai allontanata da casa per più di un'ora, eh? E nemmeno. Secondo me è un'idea geniale. Una colletta, capito? Tipo una sottoscrizione popolare. Giovanni, bastano 100 persone che ci danno 1.000 euro ed è fatta. Una parola, Che cosa? dico una parola, mi sembra troppo complicato. Giovanni, per cortesia, finisci questo panino e poi ne parliamo, eh? Che poi, a pensarci, no? È come costituire una banca. Diventano tutti azionisti del mio film. Bisogna buttare giù una lista. Aziende, amici, parenti. Falla pure tu. Conoscerai pure qualcuno, no? E poi mi devi fare un progettino che dobbiamo presentare alle persone. Madonna, questa con sto gatto. Quella sta in calore. Vedrai che tra 2 o 3 giorni torna. Sta con me da 8 anni. Non era mai successo. È morta. Ma che è morta? Lo sento. Ma poi scusi, i gatti non hanno 9 vite. Si dice così. 7. Ma già quelle sono le code. Grande Dario. Ma te l'ho detto che io a Dario Argento l'ho conosciuto. Ma che cazzo me ne frega di Dario Argento? Dobbiamo mettere una taglia. Guarda che Zira non è mica Jack lo squartatore. Una ricompensa. Dobbiamo tappezzare la città. Amore, amo. Come si chiama quell'amica tua che c'è la concessionaria della Fiat? Ma che dici? Buongiorno. Buongiorno. C'è Giacomo. E l'avvocato è impegnato con dei clienti. Ha un appuntamento? Lei è nuova, vero? Certo. Gli dica che c'è Antonio. Sì. Avvocato? Sì, qui c'è il signor Antonio. Antonio chi? Colucci. Antonio Colucci, avvocato. Sì. E l'avvocato dice che vuole. Avvocato, gliela faccio capire lei bene. Il bambino segue sempre la mamma. Anche quando è zoccola? Calmiamoci un attimino. Metto un po' di musica. Gentilmente si può spostare un attimino? È Grazie. sempre al posto sbagliato. Ho capito, un contrattino. Sì, una cosa semplice. Io ti do una cosa a te e tu mi dai una cosa a me. Sì, ma loro ti danno 1.000 euro. Tu in cambio cosa gli dai? Come che cosa gli do? I diritti di sfruttamento, ovviamente in percentuale, degli eventuali incassi. Ma cos'è sta così? Vedo qua un gatto. Quello non c'entra niente, metti sotto. Il film sarebbe L'uomo che uccise la terra, giusto? È il titolo. Questa è la locandina. Ora io mi chiedo e ti chiedo.
con la crisi che c'è, chi vuoi che dia dei soldi a te per fare un film sulla storia di un becchino? Ma quale becchino? Quello è il custode del cimitero. Poi non ho capito, tu fai l'avvocato o il critico cinematografico? Ma a me comunque sembra una cosa più da notai se non da commercialisti. Comunque io ti faccio una bozza. Ovviamente la sottoscrizione è aperta anche agli amici, avvocati. Antonio, se tu proprio ci tieni a questa cosa, vuoi fare il film, cambia genere, inventati una bella storia d'amore, ci butti qualche ricchione in mezzo. Scusa Antonio, ma devo scegliere una montatura nuova e... Che ne dici? Questa ti sembra giusta? Della Passione di Gesù. Poi c'ho il film di Nativity, che ho fatto il film di Nativity. La nascita di Gesù bambino. Poi ho fatto il film del Papa. Ho fatto il film alla piazza con Pietro Tarconi. Ho fatto 9 film, ne ho fatto. E ora siamo fermi, senza che se mi chiamo faccio gli altri film. Questi sono gli altri foto. Ho fatto anche con Monica Bellucci, con attrici americane. Figlio di puttana. Che dici, ti piace così? Pensavo di smarginare la foto, così il gatto se ne esce dal foglio. Ma che se ne esce, per carità? Quella già è scappata. Rimettila tutta dentro. Senti, per il testo avevi qualche idea? Io pensavo a un Mistral per dare un'immagine più dinamica. E questo? Mettine uno più classico. Niente immagine dinamica, eh? Paolo, io me ne devo andare. Vabbè. Oh! Arrivo. Che cazzo di suoni? Mozart. Lo so bene che questa merda è Mozart. Non hai letto le circolari? No, direttore. Ho un mattone farato nel cervello. Oggi non si strimpella, eh? Tornatela a casa. Le dite tutti voi? Che è successo? Cinzia, quella puttana, ha chiesto la perizia psichiatrica. Già mia figlia, chi cazzo lo vede mai? Ma come si fa a essere tanto mostruoso? Come si fa, eh? Ma questa perizia è obbligatoria. Dice che sono depresso, scontento, violento, a causa del lavoro, della separazione, degli amici scadenti. Vabbè, non ti preoccupare, Se la devi fare, la fai. Sarei pure depresso, ma mica sei pazzo. Ma chi cazzo attacca questa roba? Chi cazzo attacca questa roba? Ma ti rendi conto? Lo vedete tutti voi! Scusa, che stavi dicendo? Che non sei pazzo. Tu sei stato fortunato. Maria è un angelo. Sì, pure io, però sono un tipo mite. Che vuoi dire? Augusto, senti, io devo scappare. C'ho un appuntamento con Luciano al comune. Oh,
Salutamela a quell'altro campione. Maledetti! Lo devo sentire. Eh sì, non è che lo puoi chiamare solo il giorno prima delle elezioni. A proposito, veniamo a noi. Tra 6 mesi si vota e il sindaco si ripresenta e per prepararsi il terreno vuole fare questa grande campagna sulla pulizia delle strade. Vabbè, e questo me l'hai detto 100 volte. Le aziende chiudono, non c'è un cesso pubblico, i giovani stanno in giro a farsi la cocaina, il traffico che pare peggio di Milano e quello pensa alla pulizia delle strade. Vabbè, io non t'ho detto niente, eh? La nitidezza del manto stradale cittadino è il primo dei nostri biglietti da visita per i turisti che ci raggiungono sempre più numerosi. Ho deciso di fare una grande campagna di sensibilizzazione su questo tema ed anche uno spot. Come forse lei sa, mio figlio si diletta con la videocamera. È un filmmaker. Lui vive a Roma. Ha anche un nome d'arte. Pip Pop. Non è interessante, ma io che cosa c'entro, mi scusi? Un mese per avere questo appuntamento del cazzo, per scoprire che il regista è il figlio. Luciano, tu sei veramente un coglione. Ma almeno ti sei reso conto della gente con cui abbiamo a che fare. E poi che ne potevo sapere io che il figlio fa il filmmaker? Ma tu non sai nemmeno che significa filmmaker. Perché se lo sapessi, sapresti che io non sono un filmmaker, sono un regista. E sono rimasto qua a soffrire. E non mi sono certo cambiato il nome. Ho pure votato a questo. No, votato. Ma l'hai fatto votare tu. Come sempre. Sempre colpa tua. Lo so. Questa va a finire sui giornali. Eh sì, ma il figlio fa tutto gratis. Anzi, il padre se la venderà bene questa storia. Perché dice che il figlio è pure bravo. Ha vinto un sacco di premi. Chi? Pippo. Ma che Pippo? Pip Pop. Mi chiamo Scarrano Eustachio, sono di Matera. Ho fatto parecchi film di Cristo, tutti girati qua, tutti i Cristi della Basilicata. Sono venuto con mio padre. Noi abbiamo un bellissimo rapporto proprio. Dato che c'è un po' di crisi nel cinema, speriamo solo che arrivi qualche truppa americana, che quelli americani quando arrivano sono americani. Dammene quando ne vuoi, dammene quando ne vuoi, dammene quando ne vuoi. Passano i giorni, passano l'anno, passa stagione come passa un vierno. La vita me sta musica e la sata non segna, e la radice me che è andata nella terra, la mente si stimola, e il corpo si libera. Oggi potenda, da capo alla tenga, c'è fazza paziente sempre presente. Non è una medicina che ti picchia. Passavo per caso, eh. Bel pezzo. Ah, l'ho visto il video. Il video che vi siete fatti fare dove? A Milano, no? Vi ricordate quando siete venuti da me? Per farvi fare il primo video? Tu, con gli occhi imploranti. Siamo della stessa città, diamoci una mano. Tutte ste cazzate. Comunque il video che avete fatto voi a me non mi piace. Non c'è l'anima. Non è con una Steadicam che si risolve tutto. Comunque buon lavoro, eh. Oh no! Dammene quando ne vuoi. Luigi, come stai? Chi è? È zio Antonio. Guarda che cosa t'ha portato zio. Lo vedi questo? Si chiama Vincent Price. È un gigante. Questo è un classico. Antonio. Qui, Carla. Guarda, ma zio Antonio mi ha regalato l'esperimento del dottor K. Quando ti vede tutto contento sta. Antonio, noi abbiamo appena finito di cenare. Vuoi mangiare pure tu qualche cosa? No, grazie. Ti prendi un amaro e c'è pure il gelato. Sei un po' di gelato, sì. Tesoro, vedi che è tardi. Comincia a metterti il pigiama e poi vatti a lavare i denti. Ma papà. Non c'è, non è tornato da lavoro. E quindi sta sempre stressata per questa storia della gatta, no?
A proposito, Antonio, ho parlato col direttore dell'appuntamento. Ha detto che possiamo fare già la settimana prossima. Però, voglio essere sincera con te, io questa storia la vedo un po' complicata. Per carità, non ti voglio demoralizzare, ti dico come la vedo io e basta. Complicata? Ma perché, scusa? Ma perché della banca decide tutto Bari e Bari sponsorizza eventi, manifestazioni, però a carattere nazionale, Antonio. Cioè, tu che garanzie dai che questo film abbia visibilità? Poi per carità, ci proviamo, ci mancherebbe. Questo è tutto il gelato che ti sei mangiato. È proprio una giornata di merda. Comunque ti fermi a dormire qua, no? Almeno non ci lasci da soli. Ma Vito? È Vito. Non lo so, Antonio. Non lo so, è da un po' che va avanti così. Non c'è mai. Non so che devo pensare. Forse mi sono dedicata troppo a Luigi. Ma neanche. Sto sempre al lavoro. Il povero bambino sta sempre con la babysitter. Oh, eppure è diventato più grande. Sai qual è la verità, Antonio? È che io non c'ho neanche, che so, un'amica con cui parlare di queste cose. Se ci stava ancora viva la mamma era diverso. Lei capiva tutto. Mi sa che non sono più desiderabile, Antonio. E sta andando tutto a rotoli qua. Buongiorno, signora. Grazie. Questa è la sua ricevuta. Grazie. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, signora. Salve. Oh, merci. Questa è la sua ricevuta. E questo invece è il contratto, in base al quale lei ha diritto allo 0,5% dei diritti di sfruttamento del film, ma solo per il mercato spagnolo. E come si chiamerà il film in Spagna? L'hombre che matò la tierra. Signora, è stato un piacere. A bientôt. Papà. Ragionier Cali, ma che ci fate qua? Voi siete morti. E ti meravigli proprio tu che vuoi fare un film con gli zombie. Vedo che ti è rimasta questa fissazione del cinema. Ma lo sai che figlio del ragioniere si è laureato in medicina? Se per questo voi non lo potete sapere, ma è pure diventato primario. Sai che fa questo? Oh, che fa? Si ruba la benzina dalla mia macchina. Se la succhia con un tubo e se la mette nel morini. E non mette mai l'olio alla macchina. Questo cretino va in macchina e non mette l'olio. Hai messo l'olio alla macchina, Antonio. Hai visto, papà? A trattarmi sempre con aria di sufficienza.
tutti si sentono in diritto di prendersi la pizzicata. Antonio, hai messo l'olio alla macchina, Antonio. Antonio, hai messo l'olio alla macchina. Antonio, hai messo l'olio alla macchina. Antonio, hai messo l'olio alla macchina. Antonio, hai messo l'olio alla macchina! Francesca, già sveglia stai. No, io sono rimasto a dormire da mia sorella. Abbiamo parlato un po' di Vito. Non torna a casa. No, Zira, mio cognato non torna a casa. No, nessuna novità. Comunque ho tappezzato tutto il quartiere. Ma Francesca, scusa, ma perché avrei dovuto fare le fotocopie a colori? Che tra l'altro costano 10 volte. Tanto Zira è bianca e nera. Ma sempre bianca e nera si sarebbe vista, no? Sono un puntino sospeso. Oh, dopo vi voglio fare il giro, Sì, del mondo, in 80 giorni. Questa è tutta la lista. Ti sei sforzato. E questi mi sono venuti in mente, Antonio. Non è che conosco tutti sti nomi, tutte queste persone. A proposito, questo lo devi depennare subito. Tuo zio Emanuele. E perché? È tanto bravo. Appunto, è troppo bravo. Un immenso collare. Quanto potrò resistere prima di Due minuti, Giova. 2 minuti. La macchina è pronta. Pronto? Dottor, se non le dispiace, la frase della pubblicità gli faccio vedere a Melissa, la mia fidanzata. E che è sta novità? Non la dici più tu la battuta? No, cambiate idea. Non esiste proprio. E perché, scusa, dottor? Se la pubblicità la pago io, se permetti, decido io. Intanto questo è uno spot, non è una pubblicità. E comunque non funziona così, sai? Al paese mio, se pago io, decido io. Al paese mio, che poi è lo stesso tuo, la pubblicità, come la chiami tu, se la gira Antonio Colucci, si fa l'Antonio Colucci. D'accordo? Anto! Aspetta. Ma che t'ha fatto quella ragazza? No, dimmi, era pure buona. Io ti giuro, certe volte a te non ti capisco. Ecco, bravo, non capire. E non te lo voglio neanche spiegare. Non me lo spiegare. Fatto sta che abbiamo perso 500 euro. Più la benzina. Una pista di go-kart, Antonio. Mototopo autogatto, dai. Mica siamo all'autodromo di Monza. Che cazzo di ragionamenti? Ma con gente come te al Al sud non cresceremo mai. La solita manfrina me l'ha detta 1000 volte, Antonio, dai. Spiritoso, apri sta macchina. Ah, piano, che è di mio zio. E poi la macchina è aperta. aspetta, arriva, mi aspetta, arriva, mi annoia, arriva. La vita, sono una macchia lontana, le ultime esche, sono i miei occhi. Ormai la costa
stai tranquilla. Io sono in lutto, non ce la faccio più. Ma su che base dici che Zira è morta, scusa? Francesca. Tu ti fidi di me? No. A me non piacciono i registi che dicono troppo agli attori quello che devono fare. E lo sai che c'è? Fammela come vuoi tu. Ma l'altro bambino quando arriva? Federico? E al trucco? Al trucco? Campane! Motore e azione! Sai, Alex, noi apparteniamo ad un'unica razza. Quella umana. Sì, però alcuni amici prendono me in giro. Stop! Michela, innanzitutto tu solleva quel microfono perché mi entra tutto in camera. Tu invece, Federico, ma come cazzo, ma come parli? È un'idea che mi è venuta in mente stamattina. Ah, ti è venuta stamattina? Senti, Marlon Brando, mettiamo in chiaro una cosa una volta per tutte. Qui il regista sono io e si fa come dico io. Hai capito? Allora, come va questo nostro colossal oggi, eh? Cosa? Ma che c'è? Come che c'è? Ma che cosa è successo, scusa? Cosa è successo? Cioè che ti trovo un lavoro, mi espongo per farti l'avere. E tu cosa fai? Ti metti a competere con dei bambini, li fai piangere. E poi mi chiedi pure che c'è. Francesca, tu non c'eri in quel giardino. Le cose sono andate in modo completamente diverso. La verità è che quel bambino è un grandissimo figlio di puttana. E mi dispiace che tu creda a un bambino di 7 anni e non a me. Antonio, ti prego. Antonio, un cazzo! Francesca. Che c'è? Andiamo al cinema stasera. Ma che cinema? Ma io non ce la voglio di andare al cinema stasera. Non ce la voglio di andare al cinema, Antonio. Anche perché i film che piacciono a te, io li detesto. Ma comunque ti rendi conto di una cosa, Antonio? Che non stiamo facendo niente insieme. Cosa stiamo combinando? Non abbiamo nessun amico, non abbiamo niente in comune, a parte una piccola certa parentela. Mamma mia. Secondo me Barbara Steele è l'attrice più arrapante che sia mai esistita. Ma dove l'hai trovato questo? Quello in un mercatino. Allora me la dai o no una mano per quella cosa mia? Oggi fare un film senza uno straccio di distribuzione, senza produzione, non serve a niente. E il film te lo ritrovi nel cassetto lì a marcire, dai. I festival? Non li consideri proprio i festival tu? E poi il mercato estero? Ci vuole un'energia pazzesca, non ce l'ho. Io mi bevo 5 litri d'acqua al giorno, questi cazzo di reni. Vado al cesso un minuto sì e l'altro pure. Dei dolori, mi sembra di partorire. Pure tu però te ne esci con sto film sullo spregamorti, ma come fai? Che spregamorti, Tommaso, mi meraviglio di te, pure tu. È un custode di cimitero. Custode. E poi, a proposito, tuo figlio, com'è che è vestito come un vecchino? Quando riparti? Torno a Roma sabato, devo finire questo documentario sulla zanzara lupo. La zanzara? La zanzara lupo? Oh, so soldi comunque, guarda che ho già i contratti firmati per 8 network. Come ti dicevo, prima firmi e poi giri, hai capito? Sì, ho capito. Ma tu cerchi di capire pure a me. Io questo film lo devo girare adesso. È importante per me.
A tuo figlio. Stranamente in borghese. Ciao Tommaso, buon viaggio. Ciao. Saluta Tommaso. Ciao. Marce, questo è lo zaino. Ci vediamo lunedì. E che c'hai? Sai papà, a volte mi sento come un pacco postale. Tu e la mamma vi volete bene, certo. Io vedo i genitori dei miei amici che si ammassano. Io lo vedo. E certo, è così. E allora perché vi siete lasciati? Insomma, ne abbiamo parlato qualche altra volta, no? Secondo me, a volte capita in una coppia, no? Che si crea un vuoto e sembra che non lo puoi riempire. E allora ci si lascia. Magari ci si fidanza con un'altra persona. Come avete fatto voi? È così. Però questo vuoto ritorna sempre. Allora io dico una cosa. Beh, io vado. Marcello, se si avesse un po' più di pazienza, questo vuoto si colmerebbe da solo. E a me lo chiedi? Ah, papà, volevo dirti che a casa tua gli orologi vanno tutti un'ora indietro. Comunque, so fare anche la gallina. Che cosa devo dire? Chiede qualcuno? Me ne devo andare. Ah. Ora se non lascia a terra. Ah. Vabbè, ci dobbiamo andare che è tardi. Ha buttato la pasta mia madre. Signore e signori, un attimo di attenzione, prego. Accogliamo con un caloroso applauso il nostro caro amico, il Conte Paulicelli. Squisito, vedi? Grazie. Come mai non è venuta la signora? Sarà per un'altra volta. Mi aspetto con la signora la prossima. Che magnifica serata! Qui. Scusate, scusate. Buonasera. Buonasera, signore. Adò! Cazzo te ne va? Piano, piano, il vino del Conte è buono. Scusate. Del Conte. Hai visto il Conte? Si dà gli schiaffetti e poi se ne va. Altro che Conte, quello è un cozzaro. Manco mi ha riconosciuto. Conte. Ui, mi piace il vino mio, Ma forse voi non mi avete riconosciuto. Non vi ho riconosciuto, senta quello, senta. Accomodatevi, prego, Grazie. accomodatevi. Voi siete il regista. Sì. Poi vi presento la mora e la bionda. Che ne dite, che ne dite, Possono fare un film queste qua, guardate che roba, Come no? È una domanda pleonastica, Conte. No, che cosa? Tutta roba originale, qua la plastica. Dicevo pleonastica.
Parola difficile. Questi registi come parlano difficile, voi. A proposito, avete conosciuto Marlene? A chi? È finito? Ma certo, è finito. Qualche problema? Me lo chiedi pure. Cioè, non ho capito. Io avrei speso 15.000 euro per vedere questa cacata? Ma Adolfo, non ho capito, scusate, io ho speso 15.000 euro, 30 milioni di vecchie lire, per vedere una cosa senza né testa né coda, per festeggiare i miei 50 anni dell'azienda, dove l'azienda mia non si vede mai. Non ho mai fatto vedere una damigiana, una bottiglia di vino, un bicchiere di vino, un chiccaruva, cazzo! E poi, che c'entra questo paese di vecchi, Tu che sei regista, mo mi devi dire, da uomo a uomo, questo è uno spot o è una merda? Ora basta. Io sono un artista. Tu mi hai dato la piena libertà per fare questo spot. Mi hai fatto venire dalla Germania e questo è il mio spot. Ma quale libertà? Ma quale libertà? E poi, chi è quel nano che mi rappresenta col bicchiere vuoto? Un nano è pura stemmia! Machst du schon einen impotenter Zwerg? Jawohl, ja! Zwerg und impotent, ja! Questa grande puttanona, io l'ho conosciuta a Courmayeur durante una settimana bianca. Mi potevo spezzare una gamba. Giusto niente da fare. La mia rovina è stata sempre la ficca. Oh. Senta Conte, io c'ho un problema perché mi sono perso Giovanni, l'amico mio. Ma chi è Giovanni, l'amico? E me la trova, quella è simpatica assai. Sì. A me mi piace. E neanche qua ci sta, Ma tu sei sicuro che questo non se n'è andato? Certo, la macchina sta nel parcheggio. Sì. La musica è finita, gli amici se ne vanno e chi si è visto si è visto. Ma tu certamente sei venuto perché vuoi fare un film pure tu e vorresti stufesse te i soldi, No. No, non c'è nessun film. Dai! Può darsi che mi piace lo facciamo, no? Effettivamente un'idea ci sarebbe, però è un po' particolare. Stanno molte donne. Veramente ci sta solo un personaggio, ed è pure uomo. Ma dico, ma voi registi moderni, ma che vi siete messi in testa? Non ho capito. Quelle se ne viene con un solo nano, tu te ne vieni con un solo uomo. Ma dico io, santi di ma i film di Fellini ne avete visti, sì o no? Sì, vabbè, però nei film di Fellini di nani ce n'erano, Ma stavano pure le pisciarelle, però, come chiamate qua? Ma poi andate, pigliamo, andiamo. Mandami sta scenografia presso, La sceneggiatura, vuole dire? Mandami che cazzo vuoi tu fa? Giovanni. Oh, non do che caldo.
Ma il gatto era il tuo? Diciamo di sì, perché? L'hai vista? Guarda che stava nel bidone dell'immondizia l'altra mattina. Dove? Ma tu abiti qui? Perché il gatto stava in via Isabella Morra. Eh sì, perché la gatta abitava, cioè la padrona della gatta abita in via Isabella Morra. Sai quanti ne troviamo di gatti morti nei bidoni? La gente li trova morti per strada, magari avvelenati o investiti, e li mette nei bidoni. Ma dove sta? Boh. Sarà andata all'inceneritore. Cremata. L'avevano detto che sarebbero sopravvissuti solo loro, ma non avevano considerato noi. Vero, Sansone? Sansone, vieni qua. Sansone! Sansone! Sansone, vieni qua! Zombie schifoso! Dov'è il mio cane? Cosa gli hai fatto? E tu? Che cosa hai fatto al mio gatto? La banca ritiene di non poter finanziare il suo progetto. Sa, sono momenti difficili anche per noi. Sono veramente desolato. Arrivederci. Colucci, lei mi sta mettendo in un gravissimo imbarazzo. Ma scusi, ma che maniera di comportarsi è questo con i bambini? Che me li fa piangere continuamente. Ma dove stiamo? Ma lei chi è? Un presuntuoso? Lei è un arrogante, lo sa? No, nessuna signora preside, per cortesia. Ma se lei dovesse andare a fare delle riprese ad un matrimonio con questa prosopopea, io voglio vedere se non gli danno un calcio nel sedere. I genitori dei bambini sono venuti a lamentarsi. È successo un casino. Sì, dei bambini. I genitori di quel coglione. Veramente anche quelli di Michela, la bambina che faceva il fonico. Ha detto che l'hai trattata male. Ma pure quelli del bambino con la cromatina sulla faccia. È vero che hai detto, possibile che non c'è un negretto in questa cazzo di scuola? Parole letterali. La conosci questa sensazione? Questo senso di vuoto senza una ragione. C'è un frigorifero più grande, ma la bottiglia è sempre quella lì. Sembra una moglie paziente che non ti rinfaccia mai niente e non ti chiede dove sei stato, un po' rigido, cosa hai fatto. Lo sai che io non sono un tipo da lento. Fra una carota e una cipolla ti dice amore vieni a prendermi. Il loro primo concerto l'hanno fatto qua, lo sapevi?
Sì, ma questo a me non mi piace. No? No. Di solito qua vengono gruppi più... Più? Di fuggire senza una ragione. Buonasera, sono Cosimo. Antonio. Ho visto il volantino del gatto e anche trovato il gatto. Se mi potete chiamare al 3472 345 34. Io abito vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Hanno trovato Zira! Hanno trovato Zira! Ma viva! Certo, viva! E come è morta? Dai, andiamo! Non ho capito. Senta, io sono qui vicino al supermercato, però lei dove sta? Non la vedo. Ok, allora arrivo subito, grazie. Ma come c'è finita in questa zona quella monella? Sai che me lo sentivo che era viva? Me lo sentivo. Dai, il signor Cosimo? Cosimo. Grazie. Allora, dov'è? È qui, è qui. Dov'è? È qui. Buonasera. Allora, dov'è? Eh sì, sul volantino c'era scritto donasi ricompensa. Certo. E allora? Quant'è sta ricompensa? Ma non lo so, non ho idea, poi vediamo. Vediamo dopo. Ma scusi, ma lei ha trovato il gatto o lo ha rapito per chiedermi il riscatto? Che? No, allora io mi consegni Zira. Io voglio Zira. Sì, Dov'è stia Zira? calma. Francesca, ma stai calma. Stia calma. C'è. Scusa, ma dove sta questa gatta? È qui. La vediamo, un attimo. La signora si agita. Ecco qua. Ecco Zira. No, questa non è Zira. Come non è Zira? No. Ha la stessa faccia del manifesto. È bianca e nera. Vedi? No, non è bianca e nera, Zira è bianca e grigia. Come bianca e grigia? Hai visto? Le fotocopie a colori che cosa servono, Le fotocopie a colori che cosa servono? Bravo! Francia. Vai, Cus. Tanto questo ne va da solo, vai. Ciao. Ciao. Senti, scusa, non è che mi puoi dare un passaggio? Sì, il passaggio vuoi. Ma visto non va a fanculo, dai. Una tic-tac? No, grazie. Fa male? A volte, sai, basta una cazzata e finisce all'obitorio. A proposito dell'obitorio, tu vuoi fare ancora quel film sul cimitero, no? Non è un film sul cimitero, è un film in un cimitero. Sì, vabbè, quello che è. Tu lo sai, io un po' di soldi ce li ho. Eppure un paio di appartamenti. Ma a te, per dire, 100.000 euro,
Ti bastano per fare quel fisso sul cimitero. E come? Anche perché te ne ho parlato. C'è un solo personaggio, unica location. È in digitale. Ma scusa, ma... Dico, tutta questa generosità all'improvviso. Perché siamo amici, no? E poi perché in cambio dovevi fare una cosa per me. Ecco. Che cosa? Devi uccidere Cinzia. La settimana scorsa mi ha detto che parte a Urbino, dal suo amico. Si porta la bambina. Io ho fatto la perizia psichiatrica. Era molto nervoso, non credo che sia andata bene. Ho pianto, sono svenuto. E alla fine ho pure sputato sul dottore. Tu la uccidi, fai sparire il corpo. E io ti do 100.000 euro un minuto dopo. Va bene, la metà anticipata. È bello sapere che dopo tanti anni che ci conosciamo mi credi capace di ammazzare una persona. Ho capito. Facciamo 150.000 euro. Ma quando hai visto che non arrivavo, non mi potevi fare una chiamata, scusa? Antonio, non sei un bambino, non sono io che ti devo ricordare che c'è il saggio di tuo figlio. Non so, hai ragione. Ma com'è andato? Tutto È bene? andata bene. È stato bravo. Pure meglio dell'anno scorso. Solo che tu ovviamente non puoi fare paragoni. Immagino Marcello se l'è presa. Non ce l'ha con me. Ma no, ti conosce. Aiutami a lucidare, va. Tu fai la rosa. È che sto passando i guai con Francesca. Poi con questa storia del gatto. Non ti dico. È tremenda, È tremenda. Antonio, ma tra tutte le donne che ci sono, proprio mia sorella ti dovevi andare a prendere. Che è successo? Con tua sorella, con Carla, sta succedendo un casino, andò. Questa è impazzita proprio. Mo dice addirittura che si vuol separare. Che ti aspettavi, scusa? Che restassi a casa tutta la vita ad aspettare i porci comodi tuoi? Vedi che sta la vita di un bambino in mezzo. Ma ti ricordi che c'è un bambino di mezzo? Ma che ti sei rincoglionito veramente, Antonio? Ma proprio tu mi vieni a dire queste cose a me? Allora, non so come devi farmi, mi devi dare una mano in questa storia. Io non posso andare avanti così, eh? Se non lo vuoi fare per me, fallo per tuo nipote. Guarda che ti ho visto l'altra sera con quella ragazzina per strada. Ma che poi vieni a fare la morale a me, eh? Io con tua sorella non scopo più da non so quanto tempo. Si tratta di televisione e niente più. La sera ci mettiamo davanti alla televisione, questa è la nostra vita. E lo sa pure lei che non ci amiamo più da un sacco di tempo. Che cazzo mi cercate da me adesso? Esci fuori. Esci fuori. Ando, che cosa fai, Ando? Che cazzo, metti le mani addosso pure, mo. Tu non stai preparando il film, eh? T'aiuto io col film, tu fazzi in assegno, Ando. Te lo faccio in assegno, sistemi i tuoi problemi. Io l'assegno te lo lascio in bianco, fai tu quello che devi fare. Ecco qua, ti do l'assegno e ci pensi tu. Ando la penna. Ando! Lasciami in pace. Ma che fai, Ando? Dai.
Ma come, neanche per telefono mi fai parlare con la bambina? Ah, neanche per telefono? Ah, no? Allora non sei quello che pensavo, sei quello che sei. Una puttana, sei una puttana! Maledette le puttane! Ovunque andiamo portiamo l'allegria. Stop! Signora, perché dice la allegria? L'allegria deve dire. Che cosa ho detto? L'allegria ho detto. Appunto, ci deve mettere l'apostrofo. Più fluido, suona meglio, no? L'allegria. Ma poi perché si è messa quella tutina? Giovanni, fammi un Sergio Leone. Stretto. Strettissima. Stretta, sempre strette. Io vengo bene nelle larghe. Non lo so perché, ma vengo meglio nelle larghe. Giovanni, tu che c'hai tutti quei DVD strani, lo conosci un regista indiano, bravo? Indiano? Dell'India, sì. Ma uno famoso? Sì, uno conosciuto nel mondo. Ci sono i registi indiani. Contro gli indiani, C'entra. Antonio, tu ancora non in questa lista. La panzona del Luna Park oggi ci ha pagato l'acconto con i biglietti del Luna Giostra, Antonio. Ma io che cazzo gli dico al mio padrone di casa? Signor Giorgio, questo mese l'affitto non glielo pago. Però si può andare a fare 300 giri sul Brugomera. Guarda, Antonio, sono veramente preoccupato. Veramente preoccupato, guarda. La situazione è proprio pesante. Non faccio mai niente, ma non mai una lira in tasca. Sto mese abbiamo preso 2 lavori per miracolo e ancora ci devono pagare. Vabbè, se per questo la giornata di oggi te la pago io, non ti preoccupare. Che Antonio, ma figurati, ma che è per questo? Io poi mi sento proprio un coglione, mi sento un coglione. Scusa Antonio, scusa. Io posso andare. Che? Si chiama così il regista indiano. Vimukti Yarosundar. Ha vinto Cannes qualche anno fa. Hai visto che serve a qualche cosa? Sai qual è stata la vostra rovina? La rovina di voi uomini. L'incostanza. La pretesa di essere sempre gli unici. Adesso che l'umanità è finita, ora che l'avete annientata, tu sei rimasto l'ultimo uomo sulla terra. Veniva avanti minacciosa, no? Il volto non riusciva a vederlo perché era tutto buio. Poi metteva questi versi strani, gutturali, no? Poi a un certo punto si è buttata addosso, minacciosa, no? Era mamma. C'aveva la faccia tutta piena di... Mamma mia, che impressione. Non ti dico acqua, schizzi dappertutto. Acqua? Eh sì, perché stavo dentro la vasca. Non te l'ho detto. No. Mi sono addormentato dentro la vasca. Il caffè? Qui, grazie. Questa è la Romanella. So che ti sei visto con Vito. Sì. Ma come va con lui? Ci separiamo.
Guarda chi c'è. Che guardi? Smettila di fissare. Ma non li sto fissando. Sei tu che me li hai fatti notare, no? Sì, te l'ho fatti notare, ma non c'è bisogno di continuare a guardare. Sono belli insieme. Perché ne siamo brutti? Non volevo dire questo. Ma loro sono belli, è quello che hai detto. Sì, cioè, sono ben assortiti. Ah, quindi noi non solo siamo brutti, ma pure malassortiti. Francesca, il fatto che loro siano belli non significa che non possiamo essere belli pure noi. Certo. Forse tu sei bello. Sono io la cessa della situazione. Ma che dici? Sicuramente quando stavate insieme eravate una bellissima coppia. Forse più bella di lei con quel marocchino. Non è marocchino. E se ci stessi io col marocchino, saremmo una coppia più bella di voi? Perché se proviamo a scambiarci i ruoli, diresti che bella coppia se ci stessi io col marocchino? Non è marocchino. Anche se è bello, come dici tu, ed è pieno di soldi, per me rimane un marocchino che vende tappeti. Tu sei completamente pazza. Forse tu vuoi dire brutta. Zira è morta. Che cosa hai detto? È morta. Un netturbino l'ha trovata morta per strada e l'ha buttata in un bidone della spazzatura. Questo è soltanto uno di quegli stupidi film dell'orrore che vuoi fare tu. No, questo è quello che mi ha detto lo spazzino. E me lo dici così? Che mi porta al ristorante per darmi questa bella notizia? Ma tu sei un misero. Tu sei un fallito. Tu sei un figlio di puttana. Francesca, ma ti vuoi calmare? Non buttarmi l'acqua in faccia, così davanti a tutti. Sei sempre lì che la guardi, bravo, bravo. Tu la mitizzi. Io? Ma sei tu che sei ossessionata da tua sorella. Ma come fai ad odiarla così tanto? Ma che cazzo t'ha fatto? Tu sei penoso. Ma che cos'è l'appartamento che tuo padre le ha lasciato in centro? Senti, non fare il meschino, d'accordo? Aveva più corteggiatori quando eravate bambine. Ah, ma non ti vedi che ti tratta come un bambino stupido? Maria mi ha lasciato. Ma che pensavi? Che si sarebbe strappati i capelli perché ti scopi il suo ex marito? A questo punto, se vuoi tutto quello che ha lei, vatti a scopare pure il marocchino, no? Io mi sono innamorata di te, stronzo. Sei tu che volevi un surrogato di Maria, d'accordo? Ma ti è andata male perché io sono una banale professoressa di italiano, vero? Non sono bella come lei, non ho la sua classe, non ho la sua femminilità. Io sono cattiva e brutta. Che non sei brutta. Sei un bugiardo. Non sono un bugiardo. Oh. Allora dimmi. Zira è morta? No. Tu non mi ami, vero? Non lo so. La conosci quella tentazione, quella voglia di fuggire senza una ragione. Ed hai lasciato quel pacchetto dentro la valigia blu
capisci sta cosa? A chi che devi ammazzare? Tu non lo sai ancora, no? Ma se uccido la moglie del mio migliore amico e faccio tornare mia sorella col marito, possiamo fare 2 o 3 film. Andiamo, va? Ma là siamo ricchi. Vimukti. Vimukti Java. No. Java. Java. Cazzo. Sundara. Vimukti Java Sundara. Antonio? Shail? Finalmente ci conosciamo. Mario mi parla sempre di te. Piacere mio. Ah, questo è un piccolo cadeau. Non sono un intenditore, però mi hanno detto che è buono. Ma non dovevo disturbarti. Per così poco? Prego. Grazie. Maria arriverà subito. Sì. Vado a passare la bottiglia. Antonio? Maria. Marcello. Marcello stasera ha dormito un amichetto, te l'avevo detto. Ah sì, è vero. Ma che sei venuto senza niente, mani vuote? No, no, ho portato una bottiglia. Ah, però. Antonio, stasera cucino io. Scusa la banalità, sarà cucina indiana. Couscous. No, è couscous una ricetta araba. A te piace la verdura? Io vado pazzo per la verdura. Andiamo? Ok, andiamo. Sì. Prego. Grazie. Prego. Ammazza, oh, ma la so scolata tutta io questa. Ma avete bevuto poco, però. Che ti stavo a dire, Shail? Del Sacro Fuoco. Ah, ecco. Questa febbre, questa passione per il cinema che mi ha contagiato sin da quando ero piccolo. Di studiare non ne avevo una gran voglia. Mi ricordo che mio padre, come ultima spiaggia, disperato, mi voleva iscrivere all'ISEF perché c'aveva questo amico suo, il ragionier Calia. Tu l'hai conosciuto? L'ho conosciuto, Antonio. Che era sindacalista, che mi poteva fare entrare. Ma Shail, tu mi vedi come professore di ginnastica? Magari. E comunque, non perché adesso sto a casa tua, però io seguo con grande interesse la cinematografia della zona tua. Sì, sì. C'è un regista che amo molto, dello Sri Lanka, che si chiama... Cazzo si chiama questo? Vimukti Jaya Sundara. Ecco. Vimukti Jaya Sundara. Vimukti Jaya Sundara. Mi sono perso. È enorme questa casa. Comunque, il regista dello Sri Lanka è Vimukti Jaya Sundara. No, non lo conosco, Antonio. Poi mi dispiace, io non seguo molto cinema. No. Andiamo a prenderci un lasso in terrazza? Lassi? Che cos'è? Roba di verdure. Il custode del cimitero pensava di vivere tra gli zombie, tra i morti viventi. Invece, e questo si scopre solo alla fine, perché questo è l'apologo, nel cimitero erano tutti vivi. Anzi, erano gli ultimi sopravvissuti sulla Terra, perché l'umanità era stata distrutta da una guerra batteriologica. Questo accade di domenica, notte. Antonio, Sì, assaggia questo lassi. ottimo. Grazie. Il custode del cimitero in realtà era pazzo, o meglio una specie di scemo del villaggio, e quindi a sua insaputa stava ammazzando davvero gli ultimi uomini sulla Terra. Molto complicato. Complicato. Detta così, forse uno potrebbe pensare questo vuole fare lo Shyamalan all'italiana. Shyamalan è un regista indiano. Ti ho già detto, Antonio, io non vado molto al cinema. Sì, lo so, però io ho tutto pronto, sceneggiatura, location, attori. E lo scemo del cimitero lo faresti tu? Shail, al giorno d'oggi, con queste nuove tecnologie, col digitale, con 30, 40, 50.000 euro, proprio a voler esagerare, te lo porti a casa un film del genere? Va bene, ragazzi. A me è fatto tardi. Domani mattina alle 7 devo prendere l'aereo. Comunque è stato un grande piacere vederti, eh. Piacere. No, stai pure. Stai pure ancora un po'. Cara. Complimenti per la casa. Oh, grazie. Ciao. Buonanotte. Notte.
Mi sono stato a scervellare per il regista indiano, quando c'avevo Shyamalan a portata di mano. È una bella persona comunque. Certo come si veste. Sembra una suora. È un po' esagerato. È un uomo molto paziente. Solo che non ha un produttore. E poi onestamente io non ti ho preparato molto il campo. Come va con Francesca? Come questo film, che non farò mai. Io ci provo, ci riprovo. Bisogna sempre riprovare nella vita. Dici? Dico. Antonio, io ho la vita che mi sono dovuta ricostruire adesso. E tu quella che ti sei sempre scelto. Però mi manchi. Anche tu mi manchi sempre. A volte. Solo che non sempre mi manchi. Io penso che tu mi voglia bene, ma solo perché sono il papà di tuo figlio. E allora, anche se fosse, ti pare poco? Sai, quando ti ho conosciuto, che c'avevo 20 anni, tu stavi girando quel film dell'orrore. Una cosa tremenda. Oddio, che cos'era? La storia di un licantropo ipocondriaco che uccideva le infermiere. Ma poi che fine ha fatto quel film? Come che fine ha fatto? È uscito in videocassetta. Dove? In Germania. Comunque, sono passati tanti anni e tu sei qui che vuoi girare in un cimitero. È cambiato tutto intorno a te. A partire dal nostro matrimonio, nostro figlio. Non c'è niente che sia rimasto uguale. Tranne te. E questo è un problema. No, è che tu se invece di voler girare questo film sul Camposanto, ne facevi uno su di te, magari proprio sulla tua ricerca per poterlo fare, se raccontavi tutto questo, il film l'avresti già finito. E secondo me sarebbe stato un bel film, con uno splendido finale. Ah, Antonio, aspetta che volevo chiederti una cosa. Inquadrami il Chuck. Pronti? Giriamo. Maestro, che stai girando? No, io non c'entro niente. Mi ha detto Peppino. Chi Peppino? Quello che lavora all'INPS, che devi girare un film sui morti viventi.
Mi raccomando, tienimi presente. Va bene?